tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Elisa Caudullo e oggi voglio raccontarvi il restyling di questa vecchia libreria anni 70, anzi per essere precisi il restyling di una delle due metà di questa libreria. Sì, perché questo mobile è stato tagliato in due dai proprietari e ciascuna delle due parti è stata destinata a due ambienti diversi. Oggi ci occuperemo di quella metà che andrà a riempire una delle pareti del patio. Si è scelto un unico colore con una finitura liscia che daremo al rullo. Il colore scelto è Olivia di Magic Paint. La formica del piano superiore è andata, quindi bisogna togliere l'impiallacciatura staccata e applicare un nuovo piano. Bisogna rincollare la formica su uno dei due laterali, ma userò quella originale che è ancora integra. Bisogna eliminare la vecchia finitura noce che come vedete si scrosta e si sfoglia. Rimuoverò la placchetta e le viti dei vecchi sportelli ed infine applicherò dei piedini per sollevarla dal pavimento. In questo video vi mostrerò come realizzare una finitura liscia a rullo con Magic Paint, ma soprattutto come ricolorare quelle parti difficili come possono essere gli interni degli scomparti, senza lasciare segni negli angoli fra un pannello e l'altro. Restate con me fino alla fine per vedere tutti i passaggi di questo restyling e vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi restyling. Con guanti e spatola comincio a togliere l'impiallacciatura staccata. Con la levigatrice e una carta abrasiva media liscio la superficie del top e del fianco per agevolare la stesura della colla che applicherò fra poco. Ripulisco dalla polvere di levigatura e con una spatola dentata stendo uno strato spesso e uniforme di colla universale che sia adatta sia per la formica che per il legno. Posiziono il foglio di formica e lascio che la colla asciughi. Faccio lo stesso procedimento con il laterale. Intanto provvedo a rimuovere l'alloggio delle vecchie cerniere e con stucco addizionata un po' di vinilica riempio il foro per riportarlo in piano con il fondo. Levigo con carta abrasiva media l'intera struttura per eliminare la vecchia finitura. Non porterò la struttura al grezzo, ma devo eliminare la parte di finitura che si sfoglia, altrimenti sarebbe impossibile avere un buon risultato finale con la stesura della pittura. Generalmente con Magic Paint non occorre levigare, a meno che la finitura non scrosti ed è questo il caso. Non possiamo stendere la pittura su un supporto che non sia ben saldo e quindi bisogna necessariamente scartavetrare. Procedo manualmente sulle parti del mobile in cui non mi è possibile andare con la levigatrice e passo allo sgrassaggio. Acqua calda, ammoniaca, bicarbonato e il lato abrasivo di una spugnetta per sgrassare bene tutta la struttura e prepararla a ricevere la pittura. Con un panno pulito e umido risciacquo bene per eliminare le tracce di sapone. Olivia Magic Paint, un verde davvero bellissimo. Mescolo bene il colore e con un pennello a punta comincio a colorare tutti gli angoli. Quando dobbiamo colorare l'interno di un mobile o, come in questo caso, gli scomparti di una libreria, è consigliabile prima lavorare tutti gli angoli, ovvero tutti i contorni di ciascun pannello. Con pennellate ben cariche di colore dobbiamo andare a passare su tutti i punti di incontro fra top, fondo, schiena e fianchi di ciascuno degli scomparti. Ultimata l'asciugatura del colore, possiamo continuare sul resto dell'area.
In questo modo, quindi aspettando che la pittura si asciughi, evitiamo di lasciare i segni di pennello o in questo caso di rullo lungo il perimetro di ogni pannello. Intanto che aspetto che gli angoli si asciughino, sempre con il pennello a punta passo ai profili e ai bordi. Procedo con la stesura del colore su top e laterali. Utilizzo il rullo che ho precedentemente inumidito e strizzato. Verso un po' di colore puro nella vaschetta. Carico bene il rullo facendo in modo che la pittura si distribuisca in maniera uniforme su tutta la superficie del rullino. Tolgo leggermente l'eccesso scaricando sulla griglia della stessa vaschetta e vado con la stesura della prima mano. Il segreto per avere un'ottima stesura a rullo è quella di mantenerlo sempre ben carico e non schiacciarlo troppo sulla superficie tirando troppo la pittura. Quando vediamo che il rullo comincia a scaricarsi, senza insistere troppo, ricarichiamolo e continuiamo a stendere il colore. Si eviterà di avere segni evidenti fra una rullata e l'altra e di avere un eccessivo effetto bucciato tipico del rullo. Il rullo che sto usando mi facilita ancora di più nel non lasciare segni, grazie al materiale di cui è composto. Quello che sto usando è un rullo in microfibra a pelo corto della linea Magic Paint, che ha la caratteristica di non lasciare appunto alcun segno grazie a questo peletto corto. Con il rullo in microfibra infatti si ottiene un effetto uniforme e molto coprente. Una volta asciutti i punti di giunzione procedo alla laccatura dei vari pannelli. Comincio con il cappello, ovvero la parte superiore dello scomparto, e continuo con il ripiano. Ora, il fatto che io con il rullino inevitabilmente sfiori la parte della schiena, in questo caso, non comporterà nessun difetto su questo pannello, proprio perché ho dato quella prima mano di colore con il pennello a punta lungo tutto il perimetro, dove i 5 pannelli si congiungono. Se io non avessi dato la base e avessi dipinto direttamente le superfici stendendo la pittura prima, mettiamo il caso sul ripiano e subito dopo sullo schienale, avrei combinato un pasticcio in prossimità della giunzione di questi due pannelli, lasciando i segni del passaggio del rullo. Si può pensare, per evitare questo tipo di problema, di dipingere le superfici opposte l'una all'altra, aspettare che asciughino per poi andare avanti. Ma anche questa soluzione secondo me è poco funzionale, perché si allungherebbero troppo i tempi e comunque con il rullo macchierei di pittura il pannello adiacente a quello che sto colorando. Insomma, questa di dare, prima una base di colore, sui contorni e poi colorare i pannelli, a mio parere è la tecnica migliore e più funzionale per fare un lavoro pulito e sicuramente più snello. La stesura a rullo è un'ottima soluzione per chi vuole una stesura liscia ma non ama il segno della pennellata. Ultimata la prima, vado con la seconda e ultima mano di colore. Questa volta vado direttamente sui pannelli, non occorrerà lavorare prima sui contorni. Mi comporto sempre allo stesso modo, rullo carico, pressione della mano leggera e uniforme.
Quando decidiamo di stendere la pittura a gesso con il rullo, questa in teoria andrebbe diluita di circa un 5-10% al massimo per renderla un po' più fluida e quindi agevolarne la stesura. Nel mio caso non ho diluito perché la superficie è già abbastanza liscia di suo, per cui avrei faticato a coprire bene in prima mano. Anche se ho levigato per togliere le parti di vecchia finitura sfogliata, per la maggiore il mobile è rimasto con la vecchia vernice, non ho portato a grezzo, per cui ho preferito non diluire. Siamo arrivati alla stesura del protettivo liquido Magic Paint. Uso quello satinato, a cui aggiungerò un po' di colore di base e un po' d'acqua. Non so quantificare, generalmente vado ad occhio, saranno all'incirca 2 cucchiaini di colore e un 10% di acqua al massimo. In generale è sconsigliato diluire più del 20. Ho aggiunto un po' di colore al protettivo semplicemente per rendere la superficie ancora, più brillante e rendere il colore ancora più vivido e più pieno. Lo farò solo in prima mano perché il colore inficia un po' la protezione, del protettivo liquido appunto. Quindi in seconda mano andrò di protettivo puro, senza colore ma comunque diluito con acqua di una piccola percentuale. Decido di stendere il protettivo con il pennello, un pennello dalle setole sintetiche molto lunghe e flessibili. Queste mi consentiranno di stendere il protettivo in modo omogeneo e senza segni. Carico il pennello, elimino un po' l'eccesso e stendo uno strato abbondante di protettivo, lisciandolo sulla superficie senza tirarlo troppo, ma avendo l'accortezza di ricoprire in modo uniforme tutta l'area, dando modo al protettivo di autolivellarsi. Grazie alla loro flessibilità utilizzo le setole del pennello non solo sulla parte finale, ma le uso in tutta la loro lunghezza. Anche questo contribuisce alla stesura omogenea e liscia del prodotto. Avrei potuto usare anche il rullo per stendere il protettivo. Il procedimento sarebbe stato lo stesso: inumidire il rullino, strizzarlo bene, caricarlo di prodotto e farlo scivolare sulla superficie senza pressare troppo per evitare di lasciare i famosi brutti segni e, nel caso del protettivo anche, per evitare di, creare schiuma. Anche nel caso del protettivo, se avessi deciso di stenderlo con il rullo, avrei, dovuto, passare attorno al perimetro dei pannelli il protettivo prima con il pennello e quindi esattamente come, ho gestito la pittura. Per avere una stesura uniforme del protettivo sul piano superiore così ampio e lungo, idealmente
suddivido la superficie del top in più sezioni. Comincio a stendere il protettivo partendo da un'estremità della mia sezione immaginaria, tirando il prodotto fino all'estremità opposta. Ricarico il pennello e procedo allo stesso modo sulla successiva sezione di piano e una volta ricoperta l'area vado a livellare la vernice protettiva partendo dalla estremità della prima sezione, tirando il prodotto fino all'estremità della mia seconda sezione. Procedo allo stesso modo con l'ultima porzione di top per poi tirare il protettivo con un'unica pennellata da un'estremità all'altra di tutto il piano per uniformare la superficie. Nel fare questa operazione è importante che la pennellata sia unica, che il pennello quindi non si sollevi dalla superficie. In questo modo il protettivo risulterà steso uniformemente e in modo omogeneo e non ci saranno segni di pennellate sparse lungo il piano. Faccio attenzione alle gocce che scendono inevitabilmente sui laterali e procedo alla stesura del protettivo anche sui fianchi del mobile. Ecco Simply Olive, un restyling che nella sua linearità e semplicità ha ridato nuova vita a questa vecchia libreria che conserva tanti bei ricordi di infanzia. Spero che questo restyling vi sia piaciuto e che questo video vi sia stato utile. Fatemelo sapere nei commenti, gustatevi qualche foto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, ma soprattutto se vi fa piacere. Grazie per aver guardato il video e alla prossima. Ciao!